Saluti a tutti! Alla stazione di Abduturrem Porto Torres si poteva arrivare percorrendo la strada litoranea che ricalcava l'attuale provinciale numero 81. Le miglia calpestabili da Ad Herculem erano 18, 26,64 km, superate le quali si giungeva al porto, ricavato nell'ultima ansa del Rio Mannu, poco prima della foce. La colonia romana di Turris è citata da Plinio il Vecchio, ma della città sarda preromana non è rimasto niente, se non il nome di Turre de Libusone, in latino Turris Libisonis. A svelarci parte della storia turritana sarà proprio questo toponimo. Il sostantivo Ulbia, trascritto in Olbia dalle fonti romane con l'apertura della vocale U in O, proviene da un originario Lubia, trasformato per metafesi linguistiche anche in Libua. Pure Libisonis è stato conrotto in Libisonis, poiché la Y greca si legge come una U e non come una I. Salupia, lupino o lubia è in sardo la macchia rossastra sulla pelle. Per questo la stella rossa, oggi detta Betelgeuse, che segna la spalla di Orione, è chiamata Lupiada. Il nome Rubino è sinonimo di Lubino, che con Lupino e Opino condividono la gemma rossa. I greci chiamavano Libue la regione Libia e per estensione l'Africa settentrionale. Libus era invece sia la donna libica, sia la Libia stessa, sia la principessa che fondò la città di Praga, nonché un centro della Bitinia, Bithunia, dove Annibale si diede la morte nel 183 a.C., dopo aver cercato inutilmente di sfuggire ai Romani. Nella mitologia Libue o Libia era figlia di Epafo e di Menfi, nonché sorella di Lisianassa o Lusianassa. Secondo Apollodoro, Libia diede alla luce a Belo, il quale generò Egitto e Danao, personaggi questi legati al colore rosso. Paphos, da cui prende il nome il divo Epafo, era una città dell'isola di Cipro, denominata la Rossa per via delle sue miniere di rame. Allo stesso modo sia Libua che Lusia, figlie di Epafo, si rifacevano al colore lussureggiante della porpora. Il figlio di Lubia, Belo, in greco antico Belos, era il corrispondente del latino bellum, guerra, che in sardo diveniva bellu. Il bello era dunque il velo dell'animale, rosso come il sangue, con cui il soldato proteggeva il proprio corpo in battaglia e il comandante sfoggiava a guisa di mantello sulle spalle. Quando Virgilio nell'Eneide cita per 2 volte pelle libustidis urse, egli non indica la pelle dell'orsa libica, come da più parti tradotto, ma la pelle di colore rosso dell'ursa libica. L'ursa libica non era un'orsa, perché in Libia non vi erano degli orsi, ma la costellazione dell'ursa o carro minore, quando declinava verso la spalla di Orione, segnata nel cielo dalla sua stella rossa, oggi detta Betelgeuse. Il libustis era per questo il mantello rosso porpora. Tito Livio indica con plaustrum, da pula ostrum, stella rossa, il carro del comandante militare. Teocrito riguarda la rotta da tenere mirando l'ursa libustica dice: a mezzanotte, quando l'orsa declina di fronte a Orione, questi mostra la sua grande spalla. Diodoro Siculo cita la regina delle Amazzoni col nome di Murina Libussa. Murina era pure il capoluogo dell'isola di Lemno, città costruita ai piedi di 3 colli, dove sopravvissero liberi gli ultimi perlasci. Murina in sardo è sinonimo di Soriana e di Agreste, identificandosi con la striata tripula di Orione. La cintura trigena delle Amazzoni si uniforma dunque a quella dell'arciere celeste. Diodoro Siculo parla ancora delle Amazzoni Libusse, sostenendo abitassero un'isola che per il fatto di trovarsi a occidente era detta Espera. Su tale isola era situato il lago con le paludi Tritonide. Questo bacino d'acqua si sarebbe formato dal fiume Tritone che vi si getta dentro. Apollonio Rodio identifica il mare sardo come sede della Nush, ossia della Espera o ultimo bagliore di luce. Il fiume che sfocia nel porto di Torres è detto Rio Mannu, ma nel suo ultimo tratto è chiamato Turritano, così come la diocesi che faceva capo a Turris Libusonis. Le paludi Tritonide, citate da Diodoro Siculo, possono configurarsi con le paludi turritane, estese nell'entroterra di Porto Torres,
regione o curatoria della Lubia, che per l'appunto nel Medioevo aveva assunto la denominazione di Flumenargia. I lavori di bonifica di dette paludi iniziarono nel 1911 e interessarono 23 ettari di terreno. La Turritania è pertanto un termine prettamente sardo, che i greci hanno preso in prestito con Tritonias. Infatti, Tritus era la suddivisione in 3 parti del nucleo originario di Atene, calco del Sudriginzo antico sardo. In altre parole, le 3 stelle della cintura di Orione costituivano una triade, ossia 3 torri, a indicare la tripula, Tritone o Trespulas, come la regione iliense della Troide in Anatolia. Turris Libusonis o Tur de Libusone era invece riferita alla pula o stella rossa di Orione, che segnava la spalla purpurea dell'arciere celeste, similmente a una lubia, macchia o escrescenza rossastra sulla pelle. I Libu citati dagli egiziani di Tebe nei loro geroglifici fra i popoli del mare avevano le loro città sia nel delta del Nilo sia nella terra madre turritana di Sardegna. L'area archeologica della città di Turris è ora aperta dal portone e dall'ingresso dell'Antiquarium Turritano, il museo cittadino presso cui sono esposte le vestigie di epoca romana. Fra gli edifici in rovina spicca su tutti il cosiddetto Palazzo di Re Barbaro, dal nome di un governatore della diocesi di Sardegna e Corsica. Le mura del palazzo abbracciano un complesso termale costruito intorno al I secolo d.C. Ogni stazione di sosta lungo la strada imperiale era dotata di terme. Essendo una grande città, Turris ne aveva più di una. In sardo le terme erano chiamate Banzu o Banciu, da cui è derivato il nome di Bainzu o Bainciu. Porto Torres è associata al Bainzu attraverso il suo santo patrono, in italiano chiamato Gavino. In latino Gavino era riportato con Gabinius, pronunciato Gavinzu, ed era anche un gentilizio romano. In sardo le consonanti G e B all'inizio di parole si equivalgono, come imbustare, gustare, pranzare, così come le consonanti V e B all'interno di parola, alvu o arbu, bianco. Per questo Gavinzu o Bavinzu sono sinonimi. Alla periferia della città antica è stata costruita nel Medioevo la basilica di San Gavino di Monte Angelo. Accanto all'area cimiteriale è stata individuata una grande cisterna sotterranea, riutilizzata in età medievale e moderna. Il cimitero in latino si chiamava Cometerium o Sepulcretum, mentre Angelo era il campicello, il piccolo appezzamento di terreno. Angelus era un angolino e Angelus un angelo. Resta dunque che Angelo era in sardo un bangello, piccolo bangio o terme, cui per afferesi è stata fatta fuori la B iniziale. Il ponte romano a 7 arcate conferisce il titolo di Magna a Turris, i cui armatori avevano Ostia immortalato in un mosaico i naviculari turritani. Recenti scavi archeologici hanno messo in luce parte delle banchine portuali poste sulla sponda orientale del Riumanno, a dimostrazione che il porto antico di Turris non era a diretto contatto con il mare, ma in un'ansa e impronsività della foce. Il Riumanno Turritano era navigabile per alcuni chilometri, consentendo in tal modo pure un percorso fluviale con l'entroterra della Flumenargia. Si dice che la colonia di Turris sia stata fondata da Giulio Cesare tra il 46 e il 41 a.C. o da Ottaviano Augusto nel suo lungo governo. Il territorio di Porto Torres è però costellato di monumenti dell'antichità, quali la necropoli neolitica di su Crocifisso Manno. Pertanto la colonia di Turris, di cui parla Plinio, non poteva essere una città di nuova fondazione, ma verosimilmente una usurpazione militare perpetrata dai romani a danno dei nativi. Un giorno forse sarà proprio il Rio Turritano a far emergere dal suo litorale la Turre sarda. In conclusione, se dovessimo ragionare scientemente, non sarebbe minimamente pensabile che il porto fluviale di Turris Libusonis, strategico nel nord Sardegna per la navigazione da oriente a occidente dell'isola di Ercole o Sinuaria, fosse stato ignorato in antichità dai Sardi, padroni del Mediterraneo o mare Mesoterraneo. I nomi a volte ritornano sotto altre vesti. Nel secolo scorso a Turris una cappella è stata dedicata a Orione Don Luigi, un francescano beatificato qualche decennio fa. Sarà un segno divino? Saludos a tutti.